Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questi scaldamuscoli a ferri. Io li ho fatti in versione baby, sono per una bambina di circa 7 anni, ma ovviamente modificando le misure potete farlo per una ragazzina più grande o anche per un'adulta. Io li userò come idea alternativa per la calza della Befana. Li chiuderò sotto e li riempirò come si fa con le calze, quindi potrebbe essere un'idea nuova, diversa anche in questo senso. Il progetto ovviamente è semplicissimo, super veloce da fare. Vediamo insieme soprattutto come fare questo disegno con la treccia e con questi occhielli. Per fare gli scaldamuscoli ho usato il filato duetto che mi avete visto usare tante volte, è un misto lana, 50 acrilico, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri. Per farli io ho usato i ferri circolari, ma il lavoro è lineare, quindi potete usare quelli che preferite. Ho usato i ferri da 3,5 mm per la parte del punto elastico e da 4 mm per tutto il resto. Per la coppia di scaldamuscoli ho usato poco più di 50 grammi di filato e questi sono lunghi circa 27 cm e hanno una circonferenza di circa 14 cm. Probabilmente fino a una taglia 14-15 anni vi bastano 2 gomitoli. Se volete farlo per un'adulta io userei 3 gomitoli. Se volete usare questo filato, come sempre vi lascio nella descrizione del video il link allo shop online della merceria Arcobaleno, dove potete trovare il filato duetto in tantissimi colori diversi. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per prima cosa montiamo i punti e li montiamo con il metodo che preferiamo. Se avete bisogno di vedere come montare i punti, ho fatto un tutorial specifico, ve lo lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. E montiamo un numero di punti che sia multiplo di 4 e poi aggiungiamo 2 punti per il bordo. Una volta montati tutti i punti che ci servono, iniziamo lavorando il punto elastico 2-2. Il primo punto è il punto di bordo, lo lavoriamo a dritto nel primo ferro, da qui in poi non lo lavoriamo più, lo passiamo a dritto senza lavorarlo. E lavoriamo la ripetizione 2 dritti, 2 rovesci. E così per tutto il ferro, 2 dritti e 2 rovesci. L'ultimo punto della riga è il punto di bordo, lo lavoriamo sempre dritto e giriamo il lavoro e lavoriamo tutte le righe che vogliamo di punto elastico in questo modo, ripetendo sempre la stessa riga. Il punto di bordo lo passiamo a dritto senza lavorarlo e poi ripetiamo 2 dritti, 2 rovesci per tutta la riga. E l'ultimo punto lo lavoriamo sempre dritto. Ripetiamo questa riga per tutta l'altezza che vogliamo per il punto elastico. Lavorate le righe di punto elastico che ci servono, io per esempio ne ho lavorate 10. Iniziamo a lavorare la parte centrale dello scaldamuscoli e tutta questa parte la lavoriamo con un ferro un po' più grande. Per il punto elastico io ho usato il 3,5, per la parte centrale userò il 4. La parte centrale ha una parte dei punti in cui continuiamo a lavorare il punto elastico 2-2 sia da una parte che dall'altra, e nella parte centrale c'è il disegno che io ho lavorato in questo modo. Voi qui potete fare
quello che preferite, il tipo di treccia che preferite, dei rombi, quello che vi piace di più. Io vi mostro le 4 righe da ripetere per lavorare questo schema. Se voi avete un numero diverso di punti nella riga, avrete un numero di ripetizioni di punto elastico a destra e a sinistra del motivo diverso dal mio. Io tengo da una parte 3 ripetizioni, dall'altra 2. Ricordiamo di usare i ferri un po' più grossi e iniziamo lavorando le ripetizioni di punto elastico. Lavoriamo tutte le ripetizioni del punto elastico che vogliamo. L'importante è che finiamo lavorando 2 dritti. Iniziamo con 2 dritti e finiamo con 2 dritti. Nel mio caso lavoro 2 ripetizioni e mezzo. 2 dritti, 2 rovesci, 2 dritti, 2 rovesci e 2 dritti. E qui mettiamo un marker. Lavoriamo un rovescio, un gettato, un rovescio. Due dritti, un rovescio, 3 dritti, 6 rovesci, 3 dritti, un rovescio, 2 dritti, un rovescio, un gettato, un rovescio. E qui mettiamo l'altro marker e ricominciamo a lavorare il punto elastico, lavorando i punti come si presentano fino alla fine della riga. Con la riga 1 abbiamo definito la sezione di punti in cui lavoriamo le trecce. All'esterno continuiamo a lavorare il punto elastico lavorando sempre i punti come si presentano. La riga 1 è sul rovescio del lavoro, quindi tutte le righe dispari sono sul rovescio del lavoro, tutte le righe pari sono sul dritto. Da qui in poi vi mostro solo come lavorare la parte centrale, visto che abbiamo capito che a destra e a sinistra dei marker lavoriamo il punto elastico normalmente. Passiamo il marker, lavoriamo 3 dritti, due rovesci, passiamo il filo dietro e passiamo il prossimo punto senza lavorarlo a rovescio, così. 3 rovesci, e facciamo l'incrocio della treccia. Ci aiutiamo con un ferro ausiliario e mettiamo in questo ferro 3 punti e li teniamo davanti al lavoro e lavoriamo i successivi 3 punti a dritto. Ed ora lavoriamo a dritto anche i 3 punti che abbiamo lasciato in sospeso. E questo è l'unico incrocio che facciamo. Lavoriamo
3 rovesci, giù il filo, un punto passato senza essere lavorato a rovescio, così, 2 rovesci e 3 dritti. Passiamo il marker e completiamo la riga lavorando il punto elastico normalmente. Nella riga 3 lavoriamo tutti i punti come si presentano. Dove vediamo rovescio, lavoriamo rovescio. Dove vediamo dritto, lavoriamo dritto. E i punti che abbiamo passato nella riga 2 senza lavorarli, li lavoriamo a rovescio. Riconosciamo i punti che non sono stati lavorati nella riga precedente perché vedete che questo punto non è né un dritto né un rovescio, non ha la V sotto come un dritto e non ha la gobbetta come un rovescio. I punti passati senza essere lavorati li lavoriamo tutti a rovescio. Nella riga 4 chiudiamo gli occhielli. Passiamo il primo punto a dritto senza lavorarlo, lavoriamo 2 dritti e accavalliamo il punto che non abbiamo lavorato sugli altri 2. In questo modo. Lavoriamo 2 rovesci, portiamo il filo dietro, passiamo il prossimo punto a rovescio senza lavorarlo, 3 rovesci, i 6 dritti della treccia, tre rovesci, portiamo giù il filo e passiamo il prossimo punto a rovescio senza lavorarlo, 2 rovesci, passiamo il prossimo punto a dritto senza lavorarlo, 2 dritti e accavaliamo il punto che non abbiamo lavorato sugli altri 2. E questo è il ferro 4. Ripetiamo questi 4 ferri per tutta l'altezza che vogliamo. Quindi adesso giriamo il lavoro e ricominciamo dal ferro 1. Nel ferro 1 facciamo il gettato che crea l'occhiello. Lavoriamo un rovescio, il gettato, un rovescio. Lavoriamo tutti i punti come si presentano, ricordando di lavorare a rovescio i 2 punti che abbiamo passato senza essere lavorati e poi alla fine lavoriamo il gettato anche nell'ultimo occhiello, tra gli ultimi 2 punti. E anche alla fine facciamo il gettato. Lavoriamo un rovescio, un gettato, un rovescio per creare il foro dell'occhiello. E queste sono le 4 righe che ripetiamo per tutta l'altezza necessaria. Imparare lo schema è molto semplice. Lavoriamo tutti i punti come si presentano, ricordando che abbiamo 2 righe di punti che non lavoriamo passandoli a rovescio e questi punti sul rovescio li lavoriamo rovesci. Nella riga 1 la cosa che dobbiamo ricordare è che tra i 2 rovesci della fila che crea questi occhielli dobbiamo fare il gettato da una parte e anche dall'altra. Nella riga 2 facciamo l'incrocio della treccia e lo facciamo mettendo in sospeso davanti al lavoro i primi 3 punti della treccia. Nella riga 3 lavoriamo
tutti i punti come si presentano, ricordando sempre che i punti che passiamo a rovescio senza essere lavorati, nel rovescio li lavoriamo rovesci, e nella riga 4 chiudiamo queste asole, chiamiamole così, passando il primo punto a dritto senza lavorarlo e accavallandolo poi sugli altri due. Una volta raggiunta l'altezza che ci serve della parte disegnata dello scaldamuscolo, facciamo anche nella parte alta lo stesso numero di righe di punto elastico che abbiamo lavorato all'inizio usando gli stessi ferri. Per esempio io all'inizio ho usato il 3,5 e quindi uso il 3,5 anche qui. Voi potete fare un numero qualunque di righe, l'importante è che l'ultima riga sia una riga in cui chiudiamo gli occhielli. E con i ferri da 3,5 mm lavoro 10 ferri di punto elastico 2,2, 2 dritti e 2 rovesci, come ho lavorato all'inizio. L'ultima riga che lavoriamo è la riga in cui chiudiamo i punti. Nel mio caso l'ultima riga è la 10ª, l'importante è che sia una riga che lavoriamo sul dritto del lavoro. Lavoriamo anche il primo punto perché stiamo chiudendo i punti e lo lavoriamo a dritto, e poi lavoriamo i punti come si presentano. Se qui c'è un dritto, lavoriamo un dritto e il precedente lo chiudiamo sul successivo e andiamo avanti così: dritto e chiudiamo. Qui c'è un rovescio, quindi lavoro un rovescio e così via, e chiudiamo tutti i punti in questo modo. E alla fine tagliamo il filo lungo per poi poter cucire tutto il lato. Infiliamo il filo in un ago senza punta e cuciamo lo scaldamuscolo. Cuciamo sul dritto del lavoro usando i nodini che abbiamo sia da una parte che dall'altra. Colleghiamo prima le due parti. E cuciamo passando da un nodino all'altro, da un lato all'altro del lavoro. Se il filo è da questa parte, riparto da questa parte e cuciamo passando appena al di qua dei nodini. Di 2 righe in 2 righe, lasciando libera la prima riga di punti. Da una parte abbiamo il dritto, dall'altra il rovescio. Da dove esce il filo ripartiamo. Tiriamo bene e in questo modo cuciamo tutto il lato. Una volta cucito tutto lo scaldamuscolo, uniamo anche il lato sotto
Dietro facciamo un nodino e nascondiamo tutti i fili attraverso i punti sul rovescio del lavoro. Fatto il primo, ne facciamo un altro identico e gli scaldamuscoli sono pronti. E questo è il risultato del disegno che abbiamo lavorato. La cucitura dietro che è praticamente invisibile. Io li ho fatti piccoli per la mia nipotina, ha quasi 7 anni, sono lunghi circa 27 centimetri e hanno una circonferenza lavorata per una caviglia, per un polpaccio di circa 21-22 centimetri. Adesso così circa la circonferenza è 14, però poi comunque il lavoro è molto elastico. Spero tanto che il risultato vi piaccia e che li rifarete. Possono essere degli scaldamuscoli, ma evidentemente se vi piace l'idea potrebbero essere anche delle maniche da aggiungere, magari appunto per tenere caldo il polso, fatti un po' più piccoli magari. Io li uso molto come accessorio per l'inverno, spero che vi piacciono e che li rifarete. Se li rifate non dimenticate di condividere le vostre foto con me, sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!